Buonasera a tutti. Sono Marco Gioacchini, nuovo direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Dublino. Piacere di accogliervi all'Istituto con questo nuovo incontro su Dante Alighieri. È un incontro, innanzitutto devo dirvi che questo incontro sarà registrato se tutti i partecipanti sono d'accordo, quindi se volete, insomma, potete togliere la vostra immagine e silenziare il microfono e continueremo con la registrazione. Seconda cosa, volevo dire che chi vuole potrà porre delle domande alla professoressa Chiara Coluccia scrivendole sulla chat e poi magari le potremo leggere e porre noi alla professoressa alla fine del suo intervento. Come dicevo, questo incontro, questa lezione della professoressa Coluccia si inserisce all'interno della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, arrivata alla 21esima edizione, è quell'evento quest'anno, appunto dal 18 al 23 di ottobre, in tutto il mondo, in cui si celebra la lingua italiana. Quest'anno il tema è quanto più familiare a voi e a coloro che ovviamente conoscono l'Istituto di Cultura, perché è il tema Dante l'italiano. È un tema ovviamente legato al 700° anniversario della morte del poeta e soprattutto è un tema che ci riporta a una grande tradizione di studio di Dante qui in Irlanda e a Dublino anche. In questi termini vorrei ringraziare la professoressa Chiara Coluccia, che è appunto una professoressa dell'Università di Bologna, insegna linguistica applicata, linguistica italiana, scusate, all'Università di Bologna e dà tra i suoi interessi di ricerca appunto la lingua italiana e l'eredità che questa lingua italiana di Dante ha sulla lingua attuale. Sarà questo infatti il tema della sua lezione e quindi un excursus diciamo sulla lingua che oggi ritroviamo, sulla lingua che appunto Dante ha fondato con la sua opera principale. Dico opera principale perché gli esempi che la professoressa porterà alla nostra attenzione saranno più che altro quelli della commedia, ma noi sappiamo ovviamente che Dante anche nella Vita Nuova aveva già intrapreso un percorso di epurazione e di creazione, perché no, anche di una nuova lingua comune. La lingua comune che lui ovviamente voleva far assurgere, diciamo, a lingua nazionale, anche grazie, insomma, all'apporto che varie varianti, anche regionali e dialettali, potevano dare. Non mi dilungo troppo, perché ovviamente la professoressa Coluccia ha molto da dire e soprattutto ha delle cose interessantissime da dire, e quindi lascio a lei la parola pregandovi di silenziare il microfono e di porre domande alla fine dell'intervento, in modo che possiamo poi, insomma, proporle alla professoressa. La professoressa so che condividerà il suo schermo con una presentazione, quindi prego di presentarsi e buona lezione, professoressa. Grazie direttore. Probabilmente vedete già un'immagine di sfondo con il titolo del mio intervento di oggi. Intervento dedicato alla lingua di Dante e all'italiano di oggi, insomma l'eredità della lingua di Dante nell'italiano di oggi. Però insomma apriamo questo nostro incontro richiamando l'immagine tradizionale di Dante, padre della lingua italiana. A volte anche una formula abusata dichiara la verità. La qualifica di padre della lingua italiana, che è spesso attribuita a Dante, allude al ruolo decisivo che Dante ha ricoperto nel processo storico di formazione e di stabilizzazione di questa lingua. Insomma, la rilevanza di elementi costitutivi di matrice dantesca in tutto il processo di formazione dell'italiano è stata ripetutamente messa in luce
da studi molto importanti dei decenni passati e insomma dei decenni più recenti. La rassegna sarebbe lunghissima, quindi io mi limiterò soltanto a a un paio di esempi, insomma, un paio di esempi tra i più significativi. Dunque, già quasi un secolo e mezzo fa, grazie a Dio, Isaia Ascoli, linguista, glottologo, affermava che è evidente per tutti che la lingua di Dante è l'italiano, che ancora oggi vive e si scrive. 100 anni dopo, un altro linguista, Ignazio Baldelli, conclude una lezione intitolata Dante e la lingua italiana, esprimendo la più viva gratitudine verso Dante, fiorentino, toscano, italiano, padre della lingua italiana, cioè dell'Italia, così dice Baldelli. In questa lezione che si tenne nella sede dell'Accademia della Crusca nel 1995, quando Baldelli era presidente dell'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, Baldelli crea uno slogan efficace con il semplice cambio di una congiunzione in verbo, quindi Dante e la lingua italiana diventa Dante è la lingua italiana. Qualsiasi considerazione sulla lingua di Dante però non può prescindere dal ricordare la particolarità della situazione in cui ci si muove. Di Dante non abbiamo autografi, cioè non abbiamo niente che sia stato scritto di propria mano dall'autore, nemmeno una firma. Quindi al contrario di quello che accade invece per Petrarca, per Boccaccio, gli altri due grandi del Trecento. E questo fatto, questa perdita di tutti gli autografi di Dante è soltanto in parte collegabile con le vicende della biografia di Dante e con l'esilio. E inoltre tutti i manoscritti della commedia che abbiamo, fatta eccezione per pochissimi sparsi frammenti, sono posteriori alla sua morte e non di pochissimo. Questo rende estremamente difficile individuare la lezione corretta, cioè scegliere tra i diversi modi in cui un passo si può trovare registrato in un manoscritto, e rende in particolare difficilissimo accertare la veste linguistica delle opere di Dante. Quindi tutto ciò che noi leggiamo scritto dalla Alighieri lo leggiamo senza poter avere la completa certezza, anche laddove la sostanza, la lezione sostanziale è sicura, della paternità dantesca della veste linguistica. Perché? Perché manca un autografo che ci possa orientare, sia pur indirettamente, e manca qualsiasi elemento di raffronto per la questione della grafia, cioè come materialmente le parole venivano scritte, e per la questione delle forme. E si è messi di fronte ad una estrema variabilità e perfino contraddittorietà della tradizione manoscritta, cioè dei manoscritti che ci riportano le opere di Dante, e così come di fronte all'instabilità dello stesso uso dei contemporanei del poeta. Perché? Perché la lingua non era ancora standardizzata, e quindi insomma anni fa a Valle, importante filologo, ha scritto che sulla grafia e sulle forme c'è un grado di variabilità altissimo per il quale non ci si può nemmeno rifare a delle regole, a delle norme precise basate sull'uso dei contemporanei. E quindi, insomma, come hanno poi a più riprese
ribadito storici della lingua e filologi la questione della veste linguistica della commedia, nonché delle altre opere di Dante, ossia come veramente Dante ha scritto, e rimane uno scoglio non superabile, un problema senza soluzione. E quindi siamo di fronte ad un vero paradosso, no? Anzi al paradosso per eccellenza, perché la commedia, che è il testo fondativo della letteratura e della lingua italiana, non è poi alla fine conoscibile nella sua verità ultima. E inoltre la commedia ha circolato ampiamente sul territorio italiano, fin da tempi molto remoti, fin dagli anni immediatamente successivi alla morte del poeta nella sua interezza. Insomma, sapete, la morte di Dante è avvenuta nel 1321 a Ravenna e la commedia riscuote da subito un grandissimo successo. Quindi le trascrizioni di quest'opera si moltiplicano, il pubblico la reclama e di conseguenza appunto continua ad essere riprodotta in Emilia, moltissimi esemplari si allestiscono in Toscana, in misura inferiore anche in altre regioni, dal settentrione al sud dell'Italia. Insomma, non esiste territorio italiano nel quale il testo di Dante non abbia fatto irruzione, sia pure con modalità e con tempi differenti. E quindi affidate a scribi, ad amanuensi del luogo, le reduplicazioni dell'opera dantesca sono avvenute in maniera massiccia per soddisfare le crescenti esigenze dei lettori, quindi fino negli angoli più remoti d'Italia. La conseguenza di questo grande immediato successo riscosso dall'opera presso il pubblico è una tradizione manoscritta ricchissima che si è sviluppata in maniera esorbitante. Quindi noi abbiamo circa, potete leggere sulla diapositiva, 580 manoscritti integrali che arrivano professoressa, non vediamo però la diapositiva. Quindi deve ancora condividere. Vedete ancora la diapositiva iniziale? No, dovrebbe fare lo share screen perché è stato interrotto durante le presentazioni iniziali. Dovrebbe ricliccare. Ci riprovo. Io parlavo convinta di... No, ma noi abbiamo ascoltato l'introduzione convinta che senza voi la mi seguiste presentazione. anche sulla base... ecco, ora vedete? Perfetto. Sì. Mi dispiace perché avrei voluto farvi leggere ciò di cui parlavo, perché penso che sia più efficace poter leggere anche qualche dato. Insomma, non torno indietro, ma da questo momento in poi avrete un appoggio anche visivo. Quindi vi dicevo, una tradizione enorme, arriviamo quasi a 800 manoscritti se consideriamo i manoscritti incompleti. Se consideriamo che la commedia nella sua interezza si compone di 14.233 versi, che sono, come tutti sapete, endecasillabi nella forma della terzina incatenata, abbiamo un numero insomma di parole assolutamente importante e rilevante. Si è calcolato che il vocabolario che Dante utilizza si compone di circa 7.000 lessemi. I lessemi sono le forme di base che comprendono poi tutte le forme della flessione di una parola. Per esempio, il lessema è l'infinito del verbo e poi invece le forme in generale sono
le forme della flessione del verbo stesso, lo stesso dicasi per i nomi, gli aggettivi, eccetera. Quindi vedete circa 7.000 unità lessicali per 101.000 forme flesse, quindi è un numero enorme. Dunque, io per procedere però con, ecco, scusatemi, devo riandare alla mia presentazione per andare avanti. E quindi, insomma, una spinta viene al moltiplicarsi, alla diffusione del testo della commedia, viene indirettamente anche dai numerosissimi commenti che collateralmente e però in modo molto precoce si generano intorno a questo testo e che costituiscono un ulteriore veicolo di conoscenza pubblica e diffusa del testo di Dante. Questi commenti sono molto diversi tra loro, cambia ovviamente la qualità dell'interpretazione di un'opera complessa come la commedia e poi i protagonisti, chi materialmente redige i commenti sono personaggi di spessore e di formazione differenti, però tutti questi commenti rappresentano un formidabile aiuto alla comprensione e quindi anche alla diffusione del poema e accompagnano la vita del poema sin dall'inizio. I numeri sono molto importanti anche in questo caso. Il censimento dei commenti danteschi manoscritti fino al 1480 individua 42 autori diversi. L'insieme costituisce una testimonianza indiscutibile della fortuna 300 o 400esca riscossa dal poema, una fortuna strepitosa che giustifica tutta questa esuberanza di commenti, questa esuberanza esegetica. E se andassimo a considerare i commenti di epoca successiva non riusciremmo nemmeno a contarli per quanto sono numerosi. Però non vanno sottovalutate nemmeno altre forme di circolazione, di condivisione del testo dantesco. Ci sono altri canali oltre ai manoscritti. Per esempio, in un documento bolognese primo trecentesco ricorre la famosissima terzina del quinto dell'inferno, quella che recita amor che a nulla amato mar perdona, eccetera. Ricorre con qualche modifica rispetto al testo che noi conosciamo e si tratta di una annotazione apposta sulla coperta di un registro del 1304, quindi è molto molto precoce, anche se nulla garantisce ovviamente che poi sia proprio questa la data della scrittura effettiva. E così poi come altre testimonianze della diffusione, altri canali indiretti di diffusione, di circolazione del testo dantesco possiamo rinvenire per esempio nelle novelle di Franco Sacchetti. In due di queste novelle appunto si raccontano gli episodi dei versi danteschi storpiati da un fabbro a cui Dante poi butta via gli attrezzi di lavoro e da un asinaio che viene picchiato da Dante, perché queste due novelle mettono in scena la reazione irosa, arrabbiata da parte di Dante di fronte alla storpiatura del suo testo. In una si racconta che Dante sente un fabbro cantare i suoi versi a memoria smozzicando e tappiccando, così scrive il Sacchetti, che parea a Dante ricevere da quello
grandissima ingiuria. E quindi Dante si arrabbia e reagisce gettando per terra gli strumenti di lavoro del fabbro e dicendogli: se tu non vogli che io guasti le cose tue, non guastare le mie. E un altro forse si sarebbe pure compiaciuto, no, della popolarità del proprio lavoro, avrebbe magari lasciato perdere, però il Dante storico era ben consapevole della propria grandezza, tanto che poi nel Purgatorio riconosce di essere particolarmente colpevole del peccato di superbia e quindi reagisce così. E così come altri episodi, no, che ci danno conto di questa diffusione del testo di Dante. Beh, nel giugno 1373 un gruppo di cittadini fiorentini formula ai priori delle arti e al gonfaloniere di giustizia la richiesta di essere erudito in libro d'Antis. Perché? Perché è ritenuto utile tam in fuga viziorum quam in acquisizione virtutum. Cioè il libro di Dante quindi serve a sfuggire i vizi e ad acquisire le virtù. La lettura pubblica della commedia quindi viene affidata a Boccaccio che sappiamo essere un convintissimo estimatore del suo grande predecessore. In onore di Dante lui aveva scritto appunto il trattatello in laude di Dante e poi aveva sistemato varie copie manoscritte della commedia, aveva elaborato degli strumenti funzionali alla conoscenza più approfondita della commedia stessa, appunto argomenti e rubriche. Insomma, le letture di Boccaccio iniziano domenica 23 ottobre 1373 nella chiesa di Santo Stefano di Badia e si protraggono continuativamente fino all'interruzione del gennaio 1374. Questa interruzione si rivelerà non momentanea ma definitiva. Ci resta un testo di 60 lezioni fino al commento del canto 17° dell'Inferno. All'inizio addirittura il commento di Boccaccio si interrompe a metà della frase. Non si sa se questa interruzione delle lezioni sia stato causato dal cattivo stato di salute del Boccaccio che poi muore nel 1375, o se perché era insorta una nuova pestilenza a Firenze o perché c'erano state critiche piuttosto aspre su queste lezioni. Verosimilmente furono più cause concorrenti a determinare questa interruzione. Però nella sostanza quello che ci interessa è che con Boccaccio prende vita la lunghissima tradizione delle letture d'Antis, che protrattesi per secoli, molto richieste anche oggi, anche ai nostri giorni, hanno funzionato da vero e proprio catalizzatore del culto dantesco nella coscienza collettiva degli italiani. E ne sono testimonianza le letture di interpreti importanti, attori eccellenti, contemporanei come Ruggero Ruggeri, Romolo Valli, Carmelo Bene, Giorgio Albertazzi, Vittorio Gassman, ancora Arnoldo Foà, Vittorio Sermonti, nonché Roberto Benigni. Roberto Benigni che è un fenomeno clamoroso perché legge con enorme successo il poema dantesco davanti a piazze affollate prima della pandemia ovviamente, e a milioni di telespettatori, e insomma
in televisione davvero milioni di telespettatori hanno seguito gli spettacoli dell'attore e regista toscano di Benigni che leggeva la commedia. Insomma, commenti, letture dantesche, vocabolari anche che riportano citazioni di brani di Dante, e in casi fortunati ma estremamente rari persino le citazioni indirette. Beh, tutto questo può aver contribuito a diffondere il testo dantesco, che per alcuni canti o per alcune sequenze diversi particolarmente memorabili. Insomma, queste citazioni arrivano a toccare la sfera dell'oralità e della memoria. Ma dobbiamo farci una domanda fondamentale, cioè in quale modo il testo di Dante si è diffuso, è stato letto e conosciuto, cioè in quale forma avrà circolato questo testo di Dante in tanti secoli, in tanti luoghi diversi. Beh, non è semplicemente una domanda aneddotica o di pura curiosità, perché appunto perché la perdita dell'autografo, quindi l'impossibilità di rifarsi all'originale, hanno dei riflessi sul modo variabile in cui l'opera si è diffusa, sul modo variabile in cui nel tempo milioni di lettori hanno letto o hanno ascoltato un testo che si discosta più o meno vistosamente dall'originale, e quindi le differenze riguardano sia la forma esterna del testo, perché la lingua cambia, la lingua della copia cambia a seconda del luogo di nascita del copista, della sua varietà linguistica materna, della sua cultura, ma queste differenze riguardano anche la sostanza, cambiano le parole e quindi cambia il significato stesso del testo, e quindi è molto noto molto spiccato, scusate, quel fenomeno che è noto ai filologi come contaminazione, cioè i copisti ricopiando spesso utilizzavano testi differenti e li confrontavano, e quindi utilizzavano lezioni, cioè brani provenienti da manoscritti diversi, manoscritti appartenenti anche a rami diversi della tradizione. E poi inoltre attenzione che proprio per il fatto che questi amanuensi, questi copisti molto spesso avevano una grande familiarità con il testo, allora a volte cambiavano una lezione anche involontariamente, facendo ricorso alla propria memoria personale, che come sappiamo spesso è imprecisa. Beh, è capitato a tutti, no? Cioè chi di noi si mette a cantare per esempio una canzone sotto la doccia molto spesso cambia le parole, perché appunto a memoria la ricorda con una lezione differente da quella poi reale. Questo fenomeno quindi accadeva anche ai copisti medievali, che appunto ricopiando si facevano influenzare anche dalla loro memoria di un testo così familiare. Guardate, il fatto che i copisti cambiassero i testi che avevano davanti, cioè la cosiddetta commutazione, come scriveva già più di 100 anni fa Ernesto Giacomo Parodi, è un fatto indiscutibile e che vale per tutti i testi, quindi vale per la scuola poetica siciliana, vale per la Divina Commedia e vale per qualsiasi altro testo di qualsiasi regione italiana o no. Insomma, è un fenomeno imprescindibile. Beh, quindi dobbiamo tenerlo presente quando abbiamo a che fare con appunto dei manoscritti tanto diversi e tanto numerosi. Appunto
la provenienza geografica dei trascrittori, perché gli scribi introducono nel testo forme della propria area dialettale. Questo anche inavvertitamente è un fenomeno che è stato esorbitante per le poesie della scuola poetica siciliana, ma anche poi la distanza cronologica che separa le successive copie, nonché il numero, che è impossibile da definire, da determinare nella concretezza, dei codici che stanno in mezzo tra quel codice che è origine della sequenza e il manoscritto che perviene a noi. Insomma, per ricostruire un testo critico, cioè un testo che si avvicina il più possibile a quello che voleva l'autore, bisogna esaminare l'insieme dei manoscritti, scartare quei manoscritti che sappiamo essere delle copie di altri manoscritti. Perché? Perché insomma, se si conserva il modello, la copia non ci aggiunge niente, anzi ci aggiunge spesso degli errori. E poi bisogna ricostruire lo stemma, cioè uno schema che rappresenti i rapporti genetici, di filiazione, insomma, tra i manoscritti. Invece, per ricostruire una lingua verosimile di un'opera, o ci si fonda su un testimone, quindi su un manoscritto, che ci dia qualche garanzia perché è stato scritto da un copista di un'area vicina a quella d'origine dell'autore, oppure perché è vicino per epoca, oppure quando ci si fonda diversamente su manoscritti di altra localizzazione, bisogna intervenire eliminando quelle forme che sappiamo essere estranee alla lingua dell'autore oppure implausibili perché di aree molto molto differenti. Insomma, per la commedia, date le vicende complessissime della trasmissione e la diffusa contaminazione, quando parliamo di lingua della commedia dobbiamo dire che parliamo di approssimazioni ad una fonte. Però noi la commedia la leggiamo secondo un testo che è ancora oggi il più diffuso, è questo qui proposto da Giorgio Petrocchi nel secondo Novecento, un testo che si fonda su 27 manoscritti, i più antichi, quelli dell'antica Vulgata, quindi quelli precedenti al momento in cui Boccaccio ci mette le mani per modificare e per ricopiare la commedia. Vedete, questo è lo schema che dà conto dei rapporti genetici tra i manoscritti secondo Petrocchi, però ci sono altre edizioni della commedia che propongono stemmi differenti. Vanno menzionate le edizioni di Antonio Lanza del 96, di Federico Sanguinetti, vedete uno schema completamente diverso nel 2001, di Giorgio Inglese, eccola qui, nonché a una nuova edizione fondata su una tradizione non frammentaria. Sta lavorando Paolo Trovato con un gruppo di collaboratori. Insomma, questo per dire che il cantiere dantesco è apertissimo. Lavori e iniziative come quella odierna si intensificano proprio perché siamo nel 2021. Come diceva prima Marco Gioacchini, la 21ª settimana della lingua italiana nel mondo quest'anno non poteva che essere dedicata a Dante, proprio perché siamo nel 2021 e da qualche anno è stata istituita una giornata celebrativa di Dante e della sua opera. Ogni 25 marzo appunto si celebra il Dante D. E altre iniziative di quest'anno insomma sono particolarmente notevoli, cioè Dante 700, insomma, potrei citarvene molte, ma tutto ciò è perché siamo appunto nell'anniversario del poema. Ma in fin dei conti, per tornare alla domanda di prima, è indubbio che la commedia, variabile nella forma e variabile nella sostanza, si è diffusa, ha circolato nel cuore della cultura italiana con enorme successo.
rappresentando per anni un riferimento linguistico, letterario, ideologico, concettuale per milioni di italiani. Ma appunto in quale modo si è diffuso, in quale modo è stato letto e conosciuto? Beh, a volte in modo molto diverso da come la conosciamo noi, proprio per effetto, insomma, dell'aver permeato così tanto la memoria e la cultura degli italiani. Guardate questi due casi molto estremi, che però sono forse indicativi. Allora, questa è appunto una famosa terzina del quinto canto dell'Inferno, nota a tutti, sta parlando Francesca da Rimini: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Questa è la lezione di Giorgio Petrocchi, è il testo che tutti conosciamo, che tutti abbiamo mandato a memoria, però guardate come lo ricorda Loise De Rosa, 400 napoletano, autore di una cronaca. Non è maiore dolore che ricordare dello tempo felice in della miseria. Non è maiore dolore che ricordare dello tempo felice in della miseria. Lo scrive in due diversi momenti. Guardate, quindi questa è proprio una memoria del testo di Dante, un po' ovviamente modificato e adattato. E guardate quest'altro esempio, qua siamo in un'altra area, sempre il meridione, ma siamo nel meridione estremo. Questo è il commento al Teseida di Boccaccio. E anche qui si ricordano in modo un po' adattato le parole di Francesca: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Quindi vedete come appunto Dante è entrato nella memoria non secondo il testo che ci è proposto dall'edizione Petrocchi che leggiamo tutti noi oggi, ma secondo modalità variabili, appunto variabili nella forma e nella sostanza. Beh, però la percezione più vistosa, insomma, la percezione più vistosa della enorme influenza che Dante e che la sua commedia hanno esercitato sull'italiano, nonostante appunto numerose questioni rimangano ancora aperte, questa percezione ce l'abbiamo se andiamo a considerare il numero enorme di frasi celebri di origine dantesca, frasi radicate nella lingua al punto tale da dar luogo a espressioni idiomatiche, a veri e propri proverbi. Lascio in questo momento da parte le parole, mi concentro sulle frasi, poi se ci sarà tempo oppure in un'occasione successiva farò riferimento anche alle parole. Beh, questi veri e propri proverbi di origine dantesca sono usati oggi moltissime volte in forme del tutto svincolate dal contesto originario, dal contesto dantesco, e sono frasi che attengono ai temi più svariati. Guardate, queste sono tutte frasi del campo semantico dell'amore. Guardate, le ho prese tutte dal quinto dell'Inferno, ma potevo andare a prenderne altre. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, il modo ancor mi offende, amor che a nulla amato mar perdona, Galeotto fu il libro, la bocca mi baciò tutto davanti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma insomma, l'amore non è l'unico campo in cui abbiamo proverbi e frasi idiomatiche d'origine dantesca. Guardate queste frasi del campo della poetica: mostrò ciò che poté la lingua nostra, onorate l'altissimo poeta, il belame degli versi strani, lascia dir le genti,
lo bello stile, parole non c'è a pulcro. Ora poi su parole non c'è a pulcro mi ci soffermo più avanti, perciò ve l'ho fatta spuntare da sotto e non da sopra come tutte le altre. Ma non abbiamo finito, perché insomma le frasi celebri toccano anche i campi della politica, della vita in genere. Guardate, la vendetta del peccato antico, lasciate ogni speranza voi che entrate, non ti curar di lor ma guarda e passa, ai Costantini di quanto mal fu madre, ai Pisa, vituperio delle genti, il fiero pasto, il bel paese, ai serva Italia, anime prave, le leggi son ma chi può mano adesso, ma non abbiamo mica finito, ecco qui le dolenti note, ben te tragono ai colpi di ventura, disdegnoso gusto, mi fa tremar le vene ai polsi, senza infamia e senza lodo, e capo a cosa fatta. Ecco, guardate, queste locuzioni, tutte contrafile, a volte lunghe e complesse, si impiantano nell'italiano, assumendo talora delle sfumature semantiche, delle sfumature di significato che sono diverse da quella che avevano originariamente. Perché? Perché nel lessico dell'italiano contemporaneo non pochi lemmi, quindi non poche parole di matrice dantesca, talvolta proprio di origine dantesca, nel senso che Dante ne è creatore, cioè è quello che per primo le usa nella lingua. Non poche di queste parole hanno nell'italiano di oggi un significato diverso da quello che avevano originariamente. Quindi i linguisti direbbero che si continua solo il significante e che il significato cambia, o meglio, ha subito in diacronia dei forti riassestamenti. E qui vi faccio l'esempio di tremar le vene e i polsi che vi avevo citato prima. Siamo proprio all'inizio, siamo nel primo canto dell'Inferno. Dante ha appena incontrato Virgilio che sarà la sua guida e gli chiede aiuto. Gli chiede aiuto per oltrepassare la lupa che gli impedisce di procedere. Questa lupa tanto terrificante che, dice Dante, ella mi fa tremar le vene e i polsi. Dunque polso, oggi, nell'italiano contemporaneo, significa regione anatomica dell'arto superiore. Questo qui è il polso. Però ricorre questa parola nell'italiano antico con il significato di arteria, quindi significava un'altra cosa. E con questo significato di arteria Dante lo usa già per la prima volta nella vita nuova. E se io levo gli occhi per guardare, nel cor mi si comincia uno tremoto, cioè un terremoto, che fa dei polsi e l'anima partire. Quindi lo usa poi accostato a vene, qui nel primo canto dell'Inferno. L'espressione le vene e i polsi indica quindi l'insieme dei vasi sanguigni, le vene e le arterie, e quindi una dittologia sinonimica. Le due parole in sostanza sono assunte, sono usate da Dante come dei sinonimi. E però il mancato riconoscimento oggi del significato antico di polso, cioè arteria, rispetto al significato moderno che abbiamo visto essere regione dell'arto superiore, ha favorito la genesi di una serie di semplificazioni, della nascita di espressioni come mi fa tremar le vene
ai polsi, cioè fa tremare le vene che si trovano sui polsi, e fa tremare le vene dei polsi. Queste sono tutte semplificazioni errate, derivanti appunto dalla mancata percezione del significato antico rispetto al significato moderno. E questa mancata percezione ha favorito la sostituzione di quella che era una semplice coordinazione tra due vocaboli, no? Vene e polsi, con una localizzazione, le vene ai polsi, oppure con una specificazione, le vene dei polsi. Quindi di far tremare le vene ai polsi, in particolare, cioè quindi la prima di queste due banalizzazioni, non possiamo contare davvero le attestazioni perché sono numerosissime, e tra l'altro abbiamo attestazioni anche di questo errore, anche in personaggi insomma, qui veramente uno non se lo aspetterebbe, perché personaggi anche di grandissima levatura intellettuale. È diffusa questa semplificazione moltissimo anche sui giornali, moltissimi sui social, e per esempio, per fare un esempio che piacerà ai più giovani, il verso è ripreso recentissimamente in un testo di un rapper, del rapper Gamon, che canta: ci siamo fatti tremare le vene ai polsi bevendo verità a grandi sorsi. Quindi vedete come addirittura questo modello, questa frase, questa espressione d'origine dantesca, semplificata perché non capita, insomma veramente invade e permea grandi parti della comunicazione dell'italiano di oggi. Beh, insomma, io vorrei commentare tantissime di queste espressioni, però non potendo commentarle tutte, mi soffermo sull'ultima dell'elenco che vi avevo proposto, e cioè sull'espressione capo A cosa fatta, l'espressione dantesca capo A cosa fatta, diffusa e divenuta proverbiale nell'italiano nella variante cosa fatta capo A. Questa locuzione è registrata in molti importanti vocabolari con significati più o meno simili. Guardiamo i vocabolari dell'uso: ciò che è stato fatto non può essere cambiato, non si può correggere, non si può modificare l'azione compiuta, una cosa fatta non può essere disfatta, cioè riesce al suo capo, al suo effetto. Ciò che è fatto non si può cambiare, eccetera. Così anche negli altri vocabolari dell'uso che non ho qui trascritto. Tra i dizionari storici, guardate, è registrata con una spiegazione per la prima volta nella terza edizione del vocabolario della Crusca, quindi 1691, la spiegazione è: dopo il fatto ogni cosa s'aggiusta. Così anche nel GDLI cosa fatta non può disfarsi, dopo il fatto se ne trova la ragione a significare l'irrevocabilità delle cose compiute. Nel lei ogni azione intrapresa ha uno sbocco. Insomma, questo per ricordare soltanto i dizionari più autorevoli. Saltuariamente questa frase ricorre anche nei repertori di proverbi e di fraseologia, insomma pure con qualche variazione di dettaglio. Nel complesso il significato è univoco, sottolinea l'irrevocabilità di un'azione, irrevocabilità che non consente recriminazioni, non consente rimedi. Alla lettera significa quello che vi mostro in diapositiva: ogni azione, cosa fatta, ha una conclusione, cioè capo. Qua la parola capo, che in italiano può indicare il punto esatto sia di inizio, capodanno, che di fine, quindi venire a capo, concludere una cosa, qui in questo caso vale
conclusione, fine. Però in realtà non è affatto chiaro come le singole parole in sequenza diano luogo a questo significato metaforico complessivo. L'espressione ricorre nel 28° dell'Inferno. Siamo nell'8° cerchio, nona bolgia, siamo nel canto dei seminatori di discordie e qui viene descritto il famosissimo incontro del poeta con Mosca Lamberti. Mosca Lamberti, che era un eminente uomo politico fiorentino della prima metà del 200. L'episodio per cui il Mosca è collocato da Dante nell'inferno e sta lì a farsi tagliare continuamente, vedete che brutta pena, a farsi tagliare continuamente i moncherini da un diavolo, questo episodio risale al 1216. Dante scrive appunto che il Mosca gli si fa avanti e gli dice ricordati anche del Mosca che disse, ahimè, capo a cosa fatta, che fu malseme per la gente tosca. Insomma, qual è l'episodio? L'episodio appunto risale al 1216 a Firenze. Durante un banchetto nasce un diverbio tra convitati eccellenti, gli animi si riscaldano, dagli insulti si passa alle mani e alla fine si arriva ad un accoltellamento. Oddo Arrighi viene accoltellato da Buondelmonte de Buondelmonti. Allora, non muore, l'Arrighi non muore, quindi per comporre poi pacificamente questo contenzioso che deriva dal gesto cruento, si decide di spegnere l'odio tra le due famiglie con un bel matrimonio riparatore. Questo matrimonio doveva coinvolgere lo stesso Buondelmonte, quindi quello che aveva accoltellato, con la nipote dell'Arrighi, cioè del ferito. E questa nipote dell'Arrighi era una figlia di Lambertuccio Amidei. Gli Amidei erano un'altra importantissima, potentissima famiglia fiorentina. Ma che succede? Che il giorno della cerimonia Buondelmonte pensa bene di non presentarsi. Perché? Perché si è invaghito di una donna più bella. E quindi così viola la promessa di matrimonio e aggiunge offesa su offesa nei confronti degli Amidei, di questa importante famiglia. Al che gli Amidei si riuniscono con amici, compari e sodali perché studiano insomma una bella forma, un'opportuna forma di vendetta. Insomma, le proposte dei convenuti sono diverse perché c'è uno che propone un'offesa esemplare e c'è chi propone addirittura l'omicidio. Insomma, è proprio Mosca Lamberti a suggerire l'uccisione del nemico colpevole, suggellando il proprio parere con la frase "cosa fatta capo A". E l'omicidio avviene al Ponte Vecchio la mattina di Pasqua, quindi la data e il luogo sono fortemente simbolici, e avviene proprio nel giorno delle nozze di Buondelmonte con questa ragazza di cui si era invaghito, che era, attenzione, una della famiglia Donati. I Donati, insomma, altra famiglia importantissima, potentissima, ricchissima di Firenze. E questo agguato mortale è origine di decenni di lotte continue intestine, nonché della partizione di Firenze in Guelfi e Ghibellini. Ed è definito appunto malseme per la gente tosca, perché è proprio vero e proprio
inizio, principio di tutte le discordie cittadine. Quindi è chiaro a che cosa sta alludendo qua Dante. Dante allude all'episodio, ma non lo descrive, vedete? Non lo descrive perché non c'era bisogno. Non c'era bisogno in quanto la notizia ebbe enorme eco nelle fonti del tempo, senza contare appunto la testimonianza più celebre, che è quella che abbiamo visto, quella di Dante, la descrizione di questi eventi e la locuzione collegata a questi eventi con qualche variazione formale risultano presenti in quasi 20 opere collocabili entro i confini del 300, quindi vicine relativamente al fatto di sangue di cui si parla. Molte di queste opere sono testi storici, testi cronachistici, oppure testi insomma di carattere latamente storico, non strettamente delle cronache. Li ho messi in ordine alfabetico: l'anonima cronica fiorentina e le cronache di Paolino Pieri. Questi due testi precedono la scrittura dell'Inferno. Seguono la scrittura dell'Inferno invece le cronache di Dino Compagni, Giovanni Villani, Marchionne di Coppo, il Centiloquio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ovviamente locuzione ed evento sono presenti anche nei commenti danteschi, da Jacopo Alighieri all'Ana, all'Ottimo Commento, il Maramauro, il Buti, eccetera, anche qua. Insomma, veramente un episodio di cronaca nera di larghissima diffusione, di larghissima conoscenza. Ora, per capire il significato reale ecco qua, per capire appieno il significato dell'espressione e quindi interpretare correttamente il testo di Dante e le altre fonti che sono poco esplicite su questo punto, il brano decisivo è quello del secondo testo che vi citavo, Paolino Pieri, un cronista fiorentino, autore di questo testo qui, scritto nei primissimi anni del 300, un testo storico che quindi tramanda eventi accaduti a Firenze nel periodo che va tra il 1080 e il 1305. Nel capitolo 55esimo delle sue croniche della città di Firenze, Paolino descrive l'episodio. Fu ucciso Buondelmonte dei Buondelmonti, e ciò accadde il giorno di Pasqua di Resurrezione sul Ponte Vecchio, e questo fu l'inizio della briga, quindi della lotta all'interno di Firenze, della quale risente tutta la Toscana. Buondelmonte fu ucciso dagli Uberti, dai loro seguaci, per consiglio del Mosca Lamberti. Ora, il ragionamento del Mosca Lamberti si svolge secondo una concatenazione stringente. Nella situazione di incertezza sul da farsi, su cui insistono molte delle altre fonti, appunto ve l'ho già detto, c'era quello che diceva schiaffeggiamolo, quello che diceva offendiamolo, e appunto il Mosca che invece dice uccidiamolo. Mosca premette che cosa fatta capo ha, nel senso che qualsiasi azione intrapresa ha una conclusione, e fa seguire alla locuzione un avvertimento che però segnala appunto l'imprevedibilità delle conseguenze, ma talora non chente vuole né chente crede o disegna, cioè l'esito dell'azione può risultare imprevisto perché è diverso da quello desiderato, e quindi di conseguenza, che dice Mosca, attenti, perché se voi lo ferite senza ucciderlo, voi non vivrete un momento di più, a causa di che? Della sicura ritorsione che appunto subirete da Buondelmonte, cioè da Buondelmonte lasciato in vita. Ora, su questa base
documentaria, possiamo concludere che appunto non c'è nessuna allusione nell'italiano antico al senso di irrevocabilità o di irrimediabilità di una scelta, quell'irrevocabilità che troviamo appunto nei dizionari dell'italiano contemporaneo. Né c'è l'esortazione ad abbandonare incertezze ed esitazioni. Significa semplicemente appunto che ogni azione ha una conseguenza e che non è dato sapere qual è l'esito di questa azione. Nei secoli successivi i fatti e la frase vengono ricordati ancora, con accenti vivaci da Niccolò Machiavelli, da Guicciardini, da un novelliere come Matteo Bandello. Però che succede? Che progressivamente appunto diventa un proverbio, cioè questa espressione si slega dall'episodio dell'uccisione di Buondelmonte e assume il carattere sentenzioso, proverbiale, che abbiamo visto registrato nei dizionari dell'italiano contemporaneo. E come si spiega questa evoluzione semantica che sovrappone, che sostituisce in qualche caso, in qualche dizionario, al significato letterale, scusate, questo significato proverbiale? Con tutta probabilità entra in ballo la drammaticità dell'episodio a cui la frase è stata originariamente associata, perché l'episodio a cui Dante e tante altre fonti attribuiscono l'origine stessa delle sanguinose discordie di Firenze, quindi proprio per questa drammaticità. Con questo valore allusivo, accentuatamente sentenzioso, la locuzione gode poi nel corso dei secoli di una notevole fortuna, ed è interessante l'adozione che nei primi decenni del secolo scorso ne fa Gabriele D'Annunzio, con vasta eco in tutta la retorica fascista. Questa frase, che per D'Annunzio è allettante per l'implicito richiamo a Dante, quindi alla tradizione letteraria, questa frase viene usata da Gabriele D'Annunzio per sancire l'irrevocabilità dell'impresa di Fiume. Quindi l'occupazione della città di Fiume, che era contesa tra il Regno d'Italia e la Jugoslavia, occupazione da parte di D'Annunzio e di alcuni reparti ribelli del Regio Esercito Italiano. Questa impresa di Fiume divenne leggendaria in pochi giorni e quindi D'Annunzio annuncia il 12 settembre 1920 che avrebbe inviato al Senato americano la nuova delibera del Consiglio di Fiume contro il patto di Londra, con questa frase che vi riporto qui in diapositiva con un taglio nettissimo: noi abbiamo reciso il nodo che nessuno potrà mai riannodare, cosa fatta capo A. Al motto si accompagnano dei disegni voluti dallo stesso D'Annunzio, realizzati da Adolfo De Carolis, incisore di una certa fama, e in questi disegni compaiono degli elementi iconici fortemente simbolici, cioè il nodo reciso da un pugnale rappresenta il nodo scorsoio posto intorno alla gola dell'Italia quando furono stabilite delle condizioni di pace umilianti, secondo D'Annunzio.
attestazioni più recenti, proprio nell'italiano di oggi ho preso esempi insomma in rete di attestazioni del 2021 e le abbiamo nelle dichiarazioni di personaggi politici. Vedete la prima sul ritiro dall'Afghanistan, ma anche in ambiti molto diversi, molto popolari, come gli articoli giornalistici di argomento sportivo, sul tennis. È inutile oggi speculare sulla correttezza dei votanti, cosa fatta capo A, basta recriminare. L'equitazione si poteva ammirare solo una volta ogni 4 anni, ma ormai cosa fatta capo A. E così il ciclismo, il basket, il calcio. In conclusione, nell'italiano contemporaneo la locuzione gode di buona salute ed è usata in senso molto comune, però con sfumature di significato del tutto differenti da quelle che aveva al momento della sua comparsa. Ecco, io mi sono presa già moltissimo tempo, quindi per evitare che il dottor Gioacchini mi sgridi e mi tolga la parola, tralascio l'intervento che avrei fatto successivamente su un'altra espressione, parole non c'è fulcro, vado direttamente alla conclusione che avevo promesso sarebbe avvenuta prima. Quindi posso forse interrompere la condivisione dello schermo? Che dice? Sì, non si preoccupi, vada avanti perché è interessantissimo quello che ci dice, soprattutto gli esempi che sta facendo. Visto anche che tra parentesi cosa fatta capo A viene anche trascritta con delle virgole ogni tanto, quindi c'è anche, diciamo, una reingegnerizzazione anche sintattica della locuzione. E c'è un'altra cosa di cui non ho parlato, insomma, alcuni lettori, frequentatori del sito dell'Accademia della Crusca, che contiene appunto una pagina di consulenza linguistica, avevano un paio d'anni fa, prima insomma che io fornissi una risposta appunto sulla origine e sul senso di questa espressione, posto delle domande in cui chiedevano se appunto l'espressione corretta fosse cosa fatta capo A, quindi con l'ultima parola voce del verbo avere, o invece cosa fatta capo A con A preposizione e cosa che appunto non trova nessun riscontro nel modello dantesco che è all'origine della fortuna, ma che si potrebbe rileggere con un altro senso, cioè cosa fatta a capo, quindi abbiamo finito in questo senso. A proposito di reingegnerizzazioni di espressioni dantesche. Assolutamente. Beh, può andare avanti con la conclusione allora. No, ho concluso a questo punto, non vi parlo perché vi dovrei parlare per un altro quarto d'ora di un'altra espressione dantesca, siccome vedo che sono già le 7:10, penso di non poterlo fare. Va benissimo, d'accordo. Io la ringrazio innanzitutto per l'escursus. Io, da quanto insomma erano anche le mie conoscenze, ero sicuramente sicuro di trovare delle idiomatizzazioni delle espressioni maggiori, che è quelli che un po' lei ci ha presentato, ed ero anche pronto a trovare degli slittamenti di significato, delle mancanze di referenti che ormai non si utilizzano più. È interessante invece dal mio punto di vista appunto scoprire che anche questa esegesi anche del testo porta a situare bene le proposte e soprattutto le espressioni che si utilizzano anche oggi in maniera più esatta e che spesso magari anche queste espressioni non sono usate in maniera, non posso dire corretta perché poi la lingua evolve, quindi possiamo dire che sono oggi utilizzate come la lingua le percepisce e magari non a livello etimologico
logico, giusto? Ecco, ovviamente le lingue sono degli organismi vivi che, come tutti sanno, si evolvono, e quindi giustamente bisogna anche registrare quelle che sono le usanze di oggi. Io volevo innanzitutto, se ci sono delle domande da parte dei nostri amici che ci stanno ascoltando, ben venga. Ovviamente tra il nostro pubblico ci sono persone di altissimo livello anche di studi danteschi, e nonché ovviamente persone che a Dublino hanno ricoperto anche, insomma, incarichi, come ad esempio Renata, la mia predecessora, si può dire in italiano, adesso non lo so, professoressa, mi dica lei. Non parlo. Volevo chiedere se appunto c'è una ricerca su quanta quantità di parole magari sono entrate nel vocabolario di base, ad esempio, che era quello di Tullio De Mauro, piuttosto che c'è una stima, ecco, di quante di questo lessico è comunque usato nel nostro vocabolario, diciamo, di tutti i giorni. E soprattutto com'era appunto questo rapporto, e com'è adesso questo rapporto, diciamo, tra la lingua di tutti i giorni e queste espressioni di Dante. Insomma, è la stessa domanda, ecco. Non so se ha un dato preciso, oppure ci sono delle stime, oppure se possiamo appunto dare qualche spunto in più su questo. Sì, posso, guardi, io non ho avuto tempo. Una slide ce l'aveva. Guardi, no, sembra una pantomima, ma in realtà non ce la siamo preparata. No, non ce la siamo preparata. È che io avrei voluto parlarvi anche veramente di parole, poi insomma il tempo era quello che era, e mi sono fermata sulle locuzioni. Però appunto Tullio De Mauro, che è stato uno dei maggiori linguisti del secondo Novecento, appunto su base statistica ci ha dato dei numeri, e sono i numeri che potete leggere qui in diapositiva. De Mauro lo scrive più volte, questa è soltanto una tra le molte citazioni possibili. Scrive che quando Dante inizia a scrivere la commedia, il vocabolario fondamentale, che sono insomma quelle parole che tutti usiamo quando formuliamo i discorsi più comuni, quelle parole che ricorrono più frequentemente nei discorsi scritti e parlati di ogni giorno. Questo vocabolario fondamentale è già costituito al 60%. Insomma, Dante inizia a scrivere la commedia all'inizio del 300. La commedia quindi fa proprio questo 60% di vocabolario fondamentale, lo integra e lo ritrasmette nel corso dei secoli. Alla fine del 300 il vocabolario fondamentale è già configurato all'81,5%. Ora, questi numeri in altri interventi successivi di De Mauro in parte cambiano leggermente. Ma che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che le parole che più usiamo hanno un cuore antico, anche perché, insomma, per le parole delle origini è stato dimostrato che l'apparire nella commedia, inventate da Dante o semplicemente usate da Dante, però per le parole delle origini, l'apparire nella commedia era una garanzia di sopravvivenza nel corso dei secoli 3 volte superiore rispetto alle parole delle origini che non apparivano nella commedia. E quindi con questo si esercita quella che è stata chiamata funzione Dante, cioè la funzione Dante, che è una funzione di appunto inglobare parte della tradizione precedente, rielaborarla e ritrasmetterla nel corso dei secoli e farla arrivare in gran parte, per le parole del vocabolario fondamentale, in gran parte fino all'italiano di oggi. Quindi che cosa fa sì tutto questo?
Insomma, parlando anche ad un pubblico di anglofoni, questo segna proprio la differenza tra l'italiano e altre grandi lingue di cultura europee. Beh, che un italiano cioè una persona, un italiano del XXI secolo si approccia alla Divina Commedia, o ancora di più direi io, a un testo come il Decamerone di Boccaccio, che è più semplice, ma è sempre trecentesco, quindi noi ci approcciamo a questi testi e li possiamo capire, li possiamo leggere, senza bisogno di aver fatto degli studi specifici in materia. Beh, per esempio un francese non può fare la stessa cosa con la chanson de Roland, cioè un francese di oggi non legge la chanson de Roland e la capisce, ma si può avvicinare a opere del francese medievale soltanto a seguito di un lungo addestramento. E qua c'entrano questioni legate alla storia linguistica e alla storia politica dell'Italia, che insomma cultura, lingua e vicende storico-politiche sono intrecciate e connesse. Ora, l'Italia diventa un paese unificato nella seconda metà dell'Ottocento. Soltanto in quel momento, quindi, c'è bisogno di una lingua nazionale per gli usi comunicativi di base. Fino a quel momento c'era stato un modello linguistico molto forte, ma che aveva una funzione prevalentemente letteraria. In altri paesi che hanno conosciuto invece un'unificazione molto più precoce, appunto la lingua della regione d'origine, appunto della monarchia dominante, diventa la lingua dell'uso, ed essendo appunto una lingua adoperata per gli usi concreti, è sottoposta a tutta una serie di cambiamenti e modificazioni, così come tutte le lingue vive e usate. Appunto l'italiano, per la sua matrice fortemente letteraria, si è sottratto a questo genere di commutazione, e perciò oggi noi sostanzialmente leggiamo nel mezzo del cammin di nostra vita e troviamo tutte parole che sono comprensibili a un parlante italiano del XXI secolo, senza addestramento. Ed è un dato, come dire, unico nel panorama delle grandi lingue di cultura. Non so se ho risposto. Sì, assolutamente, anzi, grazie mille. Bene, io vorrei lasciare la parola per qualche ulteriore domanda, se c'è qualcuno che ha piacere a porre qualche domanda alla professoressa, altrimenti vedo che insomma l'intervento è stato molto denso di particolari, quindi come ho detto all'inizio forse è stato talmente esaustivo che abbiamo toccato tutti i temi. E forse è stato un po' troppo lungo e quindi ha messo alla prova anche la pazienza dei nostri ascoltatori, che quindi non vedono l'ora di salutarci. Beh, io l'ho trovato molto esauriente e molto esaustivo, quindi sicuramente non vedo che ci sono altre domande, quindi a questo punto... Cortesia, potrei fare io una domandina molto rapida. È stato interessantissimo, grazie. La domanda però che io mi pongo è che quando parliamo della lingua di Dante, in genere parliamo della commedia. Io trovo dai miei studi proprio una pietra miliare è il convivio. Ci sono stati studi capillari sul convivio come per la commedia, o almeno, anche se non proprio molto approfonditi, ma proprio sul lessico, sulla struttura, perché veramente la prosa del convivio è esemplare e lo rimane per tanto tempo. Solo proprio di sapere questo proprio rapidamente, perché capisco che è tardi e poi non a tutti interessa il convivio. Una passione mia, va bene? Posso rispondere?
Grazie anche della domanda. Dunque, il convivio, lei ha ragione, il convivio è, come dire, un testo fondativo per la prosa filosofica, fiorentina e italiana, costituisce un modello. Nel convivio appaiono per la prima volta, ricordiamo, il convivio viene scritto dal Dante Esule, probabilmente viene iniziato a Bologna o forse a Verona, comunque si rivolge, cioè è scritto sostanzialmente, secondo quanto ipotizza Enrico Fenzi, che ha commentato il De Vulgari Eloquentia, è scritto più o meno contemporaneamente al De Vulgari Eloquentia, e Dante con questi due grandi trattati elabora appunto e condivide le sue idee su due grandi argomenti: del convivio e il modello di prosa filosofica, e il De Vulgari Eloquentia rappresenta la grande riflessione in latino di Dante sull'eloquenza volgare, cioè quindi proprio sulla lingua, sul modello di lingua da proporre, da utilizzare sul volgare illustre. Nel convivio ci sono molti studi sulla lingua del convivio, anche a seguito delle recenti edizioni della stessa opera. Il convivio è importante anche perché ci trasmette una serie di apax di carattere filosofico, parole che quindi appaiono per la prima volta nel convivio. Dante appunto aveva l'obiettivo di, come dire, di farsi da mediatore di temi filosofici per un pubblico di illetterati che voleva avvicinare appunto alla filosofia che veniva trattata sempre nelle aule universitarie in latino, ma non conoscevano il latino. Quindi Dante si vuole fare mediatore trasmettendo appunto la filosofia in volgare. Per questo motivo appunto lui deve adattare una serie di parole fino a quel momento, di concetti, scusate, fino a quel momento trasmessi attraverso parole latine, lo fa in volgare e quindi crea tantissime nuove parole che si immettono poi nel repertorio della lingua italiana secondo trafile molto complesse. Perché? Perché alcune di queste parole vengono immediatamente accolte, seguite e adoperate anche dai suoi contemporanei, e molte altre invece no. Rimangono non utilizzate e riprese poi dalla tradizione filosofica e letteraria successiva, e quindi le parole del convivio seguono una trafila molto interessante. Quindi la ringrazio, signora, per la domanda, perché appunto è un modello di prosa filosofica in volgare completamente nuovo anche per la creazione di parole nuove che Dante ha bisogno appunto di immettere in questo trattato. Grazie. A lei. Grazie. Poi ricordiamo appunto che anche nel convivio era stata proprio espressa proprio l'idea che appunto sia il volgare che il latino potessero assurgere tutte e due a diciamo lingue diciamo di cultura. Bene, non so se c'è qualche altra domanda. Io a questo punto ringrazierei la professoressa Chiara Coluccia, che ripeto insegna linguistica italiana, ma comunque ha una specializzazione e soprattutto ha fatto ricerca sulla storia della lingua italiana. La ringrazio per essere stata partecipe del nostro primo incontro sulla settimana della lingua, 21esima settimana della lingua italiana qui a Dublino. Ringrazio tutti, Renata, la professoressa Corinna e tutti gli altri che hanno partecipato a questo nostro primo incontro. Grazie e ai prossimi appuntamenti. Grazie a tutti. Grazie direttore, buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Arrivederci.